Acqua di pomodoro. Si sente molto profumo. La cottura nell'acqua di pomodoro. Olio extravergine di oliva, poco sale. Andiamo. はい、こんにちは、シェフのハビです。僕は今北イタリアのベネト州のベローナ市内にある三つ星レストランである、カーザ・ペルベリーニ・ドディチャ・アポストリの、お店の中にいます。でなんとですね、今日はペルベリーニシェフがですね、パスタ料理を教えていただけるということで、今厨房に来ています。ちょっと何のパスタを教えていただけるかわからないんですけど、これから早速ですね、勉強に行っていきたいと思います。はい、それでは中の厨房に来たんですけど、今隣にいる方が、シェフのジャンカルロ・ペルベリーニさんです。Oggi presentiamo la nostra matriciana moderna, perché al posto del pomodoro useremo un'acqua di pomodoro, guanciale, pecorino, un po' di polvere di cipolla, olio extravergine di oliva e pepe. Questa matriciana è per lei importante questo piatto? È importante perché è un piatto che è un'evoluzione della cucina classica di casa. Abbiamo fatto quest'acqua di pomodoro tagliando i pomodori e condendoli con basilico, un po' di aglio e cotti per mezz'ora in busta a vapore e poi è recuperata l'acqua. Ok, chef, cominciamo a cucinare. Cominciamo. Nicolò incomincia a tagliare il guanciale a piccole listarelle. Sì, cioè questo guanciale è sempre qualità. Questo guanciale sì. Di dove? Lazio? Questo è di Umbria. Ah, di Umbria, sì. Ok. Aggiungiamo il guanciale in padella. Sì. Nel frattempo buttiamo gli spaghetti. Ok. Mi dai 12 minuti, 11? Cioè, questo spaghetti è sempre trafilato al bronzo? Questo trafilato al bronzo ed è uno spaghetto che ha circa 10 minuti di cottura, ma noi ne diamo 8 e poi gli ultimi 3 minuti li facciamo nella padella. Ah, ok. Facciamo sudare piano piano il guanciale. Sì. Andiamo a recuperare il grasso di cottura. Sì. E a questo punto aggiungiamo l'acqua di pomodoro. Cioè, questo pomodoro è... Che tipo di pomodoro? Usiamo due pomodori, dipende dalla stagione. Datterino e ciliegino, ma in questa stagione in autunno datterino e pomodoro del piennolo, perché è più dolce. Quello tipo napoletano speso, sì, perché ha molti più zuccheri, perché adesso il pomodoro comincia ad avere meno zuccheri. Per cui per bilanciare l'acidità con la dolcezza aggiungiamo piennolo. Ah, ok, capito. Nel frattempo prepariamo il pecorino grattugiato. Sì. Chef, posso chiedere una domanda? Sì. Ma questa amatriciana è mantenere sempre tradizione? Il ricordo del gusto è della tradizione e gli ingredienti sono tutti della tradizione. Sì. E questo pecorino romano? O... No, questo è un pecorino marzolino, non troppo forte. Ah, marzolino. Sì, molto più dolce. All'acqua di pomodoro aggiungo un po' di brodo vegetale. Ok. 11 per cui 7. Chef, io vorrei sapere quando è nato questo piatto? Questo piatto è nato circa 7 anni fa e
da una prova dell'acqua di pomodoro ci era piaciuto il bilanciamento tra la dolcezza e l'acidità del piatto, e da lì abbiamo iniziato a fare d'estate lo spaghetto al pomodoro e d'inverno uno spaghetto che ricorda la matriciana. Perché chi arriva a Verona o comunque chi arriva in Italia magari ha voglia di mangiare un piatto della tradizione, ed è per quello che proponiamo un piatto della tradizione ma moderno. Ah, ok. Quindi questo dentro un menù alla carte? O... Se una persona vuole aggiungerlo al menù lo può aggiungere insieme con un risotto, anche quello della tradizione. Può essere il risotto all'amarone, in questo caso adesso c'è un risotto che ricorda un risotto della tradizione veronese, che è il risotto al tastasal, che è un risotto fatto però con il maialino croccante e non con la pasta del salame, per cui anche in questo caso una rivisitazione moderna di questa ricetta della tradizione. Cioè, tastasal dialetto oppure... Tastasal è dialetto ed è la pasta del salame. Prima di metterla nel budello per fare il salame, dicevano che per assaggiare se era perfetto di sale, facevano questo ragù e facevano un risotto per assaggiare se andava bene e poi insaccavano. In questo caso noi l'abbiamo rifatto con un po' di burro nocciola, perché il tastasal normalmente si fa soffriggere nel burro, e poi mettiamo il maialino a parte molto croccante, per cui la cremosità del risotto va a contrastare con la croccantezza del maialino. Proprio voglio mangiare, quello spiegazione. Adesso andiamo a finire la cottura nell'acqua di pomodoro. Spaghetti ancora dura. Sì. Almeno 3 minuti di cottura ancora. Si sente molto profumo. Sì. Se c'è bisogno aggiungiamo un po' di brodo per finire cottura. Sì. Sempre vegetale. Brodo vegetale, sì. Un po' di brodo, Nicolò. 10 secondi, Tutto. Così siamo a 11 minuti. Sì. Al dente. Olio extravergine di oliva. Sì, perché poi la pasta asciuga molto, Vai. Mettiamo pochissimo parmigiano, poco. Ok. E adesso andiamo ad assaggiare. Poco sale. Andiamo. Wow, che cremoso. Oh. 面白いですね。 Mettiamo poca polvere di cipolla bruciata. Sì. E adesso andiamo a finire con il pecorino. E una buona grattugiata di pepe.
Ed ecco qua, buon appetito. Chef, questo nome del piatto? Questa è la nostra matriciana moderna. Grazie chef. Grazie. Chef, grazie, buon appetito. Grazie. Chef. Grazie. Itadakimasu. Sente molto la matriciana già. Itadakimasu. Come si mangia questo? O la mescoli oppure se vuoi all'inizio assaggiarla, sì, magari di qua dove c'è più, raccogli un po' di spaghetti con il guanciale. Acida, dolce. Molto bilanciato, buonissimo. Grazie. E dopo Si può mescolare. anche mescolare. Dentro bocca rimane sempre il profumo del grano Sì. e pomodoro. Pomodoro, acido, beh, poi il formaggio adesso cambia totalmente gusto. Adesso quando lo assaggerai. Buonissimo. C'è questo da paura. Sì, è un po' diversa perché comunque il pomodoro normale è più pastoso, questo è molto più delicato e gioca molto sull'acidità. Il guanciale esce molto di più nei gusti, la cipolla è poco invadente. Però chef, questo piatto si sente molto tradizione, no? Sì, il ricordo della tradizione, ma è una versione molto contemporanea. Che lo salsa non è, non è pesante. No, è olio e acqua. Molto leggero, stile Perberini proprio. Buonissimo questo piatto. Grazie. Perché hai messo questa cipolla bruciata? Ma perché di solito nel fondo del guanciale un po' di cipolla, del pomodoro c'è sempre un po' di cipolla e la cipolla, essendo bruciata, da quella parte di dolcezza e che contrasta un po' con l'acidità del pomodoro. めちゃくちゃ美味しいです。Buonissimo questo piatto. Grazie. Voglio mangiare 10 piatti di questo. はい、それでは今日はシェフにパスタ料理を教えていただいたんですけど、実はこの撮影ももう営業のギリギリ前に無理ってお願いしてやっていただいていて、これからですね、お昼の営業が始まります。シェフ、grazie mille, mi ha insegnato questa bellissima spaghetti. Grazie. Grazie mille. はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、チャオ。Buongiorno. Porcini appena iniziato? No, ho cominciato anche quest'estate. Adesso sarebbe il periodo giusto però. Questo porcini dentro un menù? Ci sono, sì. Ci sono? Sì. C'è un'insalata e poi ci sono dei porcini conditi su una carne. Posso entrare in cucina per vai, vai. Grazie. Permesso. Buongiorno. Grissini desu. Questo grissini è un po' particolare? Sì, di grano arso. Ah, grano arso. 見てください、三つ星レストランのグリッシーニはこんな細いんですよ。これ三つ星のグラノアルソを使ったグリッシーニです。
sono ravioli. Questo per il menù. Sì, per menù. Del Questo è il plin. plin. Sì. Plin perché plin è così, pizzicotto. Quindi facciamo così. Bello. Questo Cipolla è dentro. Cipolla. A cipolla? Cipolla, solo cipolla. Solo cipolla. Per tanto tempo brasata, Mm. poi fatta crema. Così. Ah, bello. Questa è così. Vediamo. Poi すごい綺麗ですね。Buongiorno, posso vedere un attimo il procedimento? Grazie. Questo è pagnotta? Questa è focaccia. Ah, focaccia. Focaccia dentro a farina bianca, Sì. farina di semola, patata bollita e semi di zucchero. Ah, semi di zucca questo. Kabocha no tane ga haitte masu. Solo per pranzo? No, anche per cena. Quelle per pranzo le lasciamo a temperatura ambiente, quelle per cena in frigo a lievitare. Questo è sempre lievito madre? No, lievito oliviera. Ah, di villa. Adesso appena lui ha finito la facciamo. Ok. L'olio, basta, la polvere. Montiamo il pazzo di qua. Così la impiattiamo di qua. Tradizionale. Sì. Piatto come un bistro. Pan です。普通のパンの中にかぼちゃの種が入ってこの中で発酵させて焼くんですね。